Buongiorno, di solito sono sempre stato dall'altro lato di questa equazione del lavoro, cioè ero io che mandavo candidature e ottimista aspettavo e speravo in una risposta. Ora invece ho appena finito di leggere 150 candidature per un collaboratore che stavo cercando e nel farlo per la prima volta ho iniziato a fare considerazioni che una volta mi passavano lontanissime dal cervello. Quindi oggi volevo condividere con voi alcuni suggerimenti o trucchi per ottimizzare al meglio il vostro curriculum, la vostra candidatura o una vostra presentazione, in modo che vediate anche il punto di vista di chi ha in mano il coltello. Poi, come sempre, ci tengo a dirvi che io non sono nessuno per dire queste cose, ma spero che comunque si riescano a tirare fuori degli spunti utili ed interessanti. Prima cosa, evitate di inviare soltanto il curriculum. Mail del tipo: buongiorno, sono Riccardo Zanetti, vi allego il mio curriculum, e poi curriculum standard Europass. Questa cosa sa troppo di messaggio standard che stai spammando in giro nel vano tentativo di trovare un lavoro senza alcun interesse per la persona che hai davanti o l'azienda che hai davanti. Mentre per quel che riguarda il template standard di curriculum Europass, per carità, bellissimo e probabilmente è apprezzatissimo in ambienti più istituzionali dove c'è proprio un reparto HR che analizza ogni candidatura, ma se devo essere sincero, dal mio punto di vista è abbastanza povero e non esprime quel reale interesse per il lavoro o per la posizione che si sta cercando di ottenere. Alla fine il datore di lavoro è un pirla dietro una scrivania che, come me e te, è una persona, e alle persone piace l'esclusività, l'essere apprezzato e stimato con ottimismo. E riprendendo semplicemente l'esempio di prima, a questa persona state prendendo e lanciando addosso il vostro curriculum dicendo anche: tien qua. Come pensate che si comporti la persona dall'altro lato della scrivania? Beh, ve lo dico io. Che poi questo foglio mi serviva. Quindi, quali sono le accortezze da fare secondo la mia, ripeto, modestissima opinione? Prima cosa in assoluto da evitare prima di andare a dire le cose da fare è: non siate prolissi. Non essere prolisso. Non scrivete assolutamente mail chilometriche dove spiegate la storia della vostra vita, magari aggiungendoci anche tutte le sfighe che avete avuto. Questa è la cosa peggiore che possiate fare ed oltretutto non interessa a nessuno, e provate ad immaginare una persona che riceve 200, 500, 1000 candidature e deve andare attraverso la vostra mail lunghissima ed è quasi impossibile che la legga o che la finisca di leggere. Quindi se avete o se c'è il bisogno di scrivere e raccontare tante cose, almeno abbiate l'accortezza di dividere la mail in due sezioni. In una fate un'introduzione breve, 3 righe massimo, e nell'altra andate ad approfondire tutta la vostra vita, comunque evitando assolutamente le sfighe che avete avuto. Però ok, questo lo dobbiamo evitare, ma cosa dobbiamo fare? Innanzitutto la presentazione o curriculum deve essere fatta ad hoc. Non deve essere un curriculum copia e incolla che poi mandate a tutti, ma deve essere un qualcosa di preparato solamente per quella candidatura. Questo per far capire al datore di lavoro l'interesse che avete in quel ruolo. Sicuramente se gli preparate una presentazione ad hoc per quell'azienda, per quel ruolo, lui capisce che oltre alle qualità che potete offrire, dietro c'è stata una reale ricerca nell'azienda e nel ruolo specifico. Seconda cosa, secondo me, da fare assolutamente e che io ho apprezzato tantissimo è introdursi con una breve presentazione dove vi consiglio di evitare dichiarazioni generiche come sono gentile, sono ambizioso, sono amichevole. A me sinceramente non interessa nulla di questo. Mi interessa molto di più quello che sai fare realmente, quello che puoi mostrarmi, che puoi farmi vedere. Insomma, mi interessano i fatti reali. Quindi nel presentarvi brevemente il mio suggerimento è linkare, se possibile, precedenti lavori o cose tangibili che avete fatto in passato. Io in realtà, se mi vedevo una bella presentazione di 4-5 righe con linkati dei lavori interessanti e molto fighi, non andavo quasi mai o mai a vedere il curriculum, proprio perché non ce n'era la necessità. Poi una cosa molto importante da ricordare con questa presentazione è quella di affascinare la persona alla quale si parla, perché così facendo sicuramente gli rimarrà impresso in mente chi siete e quindi sarà propensa a ricontattarvi. Un'altra cosa secondo me fondamentale è il perché. Va benissimo il passato, tutte le cose che state facendo o che avete fatto,
ma perché state inviando questo curriculum? Perché volete questo posto? Perché siete voi la persona giusta? E innanzitutto voi dovete essere determinati a volerlo, perché se non siete determinati voi, tantomeno il datore di lavoro sarà pronto a darvi del lavoro. E ricordatevi sempre che lo scambio di lavoro è un rapporto reciproco, perché sì, da questo lato c'è un'azienda, ma dietro l'azienda c'è pur sempre una persona e voi siete un'altra persona. Quello che deve succedere idealmente è che l'azienda fa crescere voi e voi allo stesso modo riuscite a far crescere l'azienda. Se voi riuscite a sorprendere, affascinare e far vedere con punti determinati perché siete la persona giusta e perché volete essere la persona giusta, allora sicuramente il cerchio si chiude e probabilmente sarete voi a prendere quella posizione. Ovviamente, a prescindere di tutto questo, se volete essere la persona giusta per un determinato lavoro, dovete avere anche le qualifiche necessarie, perché se nell'offerta lavorativa si richiede di sapere lo spagnolo, l'inglese e il francese e voi non sapete nessuna di queste tre lingue, anche se siete la persona più affascinante del mondo, sicuramente non verrete assunti. Detto questo, ultima accortezza: sì, bellissima la creatività, la fascinazione, l'ispirazione, però cercate di fare application o comunque inviare mail ordinate e formattate correttamente. Non inviate disordinate scritte al volo, perché alla fine un'azienda vi assume per cercare di mettere ordine in un qualche ambito al suo interno, e se già dall'inizio siete disordinati probabilmente il rapporto non andrà molto avanti. Detto questo, spero che tutte le mie considerazioni ed esperienze vi possano essere utili. Se così fosse, vi invito a lasciare un mi piace a questo video perché sarebbe apprezzatissimo. Poi vi ricordo di iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdervi nessun altro mio video. Come sempre, se avete qualsiasi domanda o qualsiasi informazione da aggiungere, qui sotto nei commenti cerchiamo di creare una discussione costruttiva. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!